Sapete cos'è il cottage decor? Sapete quali sono gli elementi fondamentali di questo stile così inconfondibile? E quali mobili non possono assolutamente mancare in un autentico cottage inglese di campagna? Da qualche anno ho la fortuna di vivere in un vecchio cottage nella campagna dell'Hampshire e in questo primo video, di una miniserie di 2 video, vi svelerò i primi 4 elementi del perfetto stile cottage. Siete pronti a immergervi con me nel fascino intramontabile delle case più romantiche del mondo? Ciao a tutti, io sono Laura, bentornati sul mio canale YouTube dedicato al meraviglioso mondo della campagna inglese. Questo video è la seconda parte di una miniserie dedicata agli elementi fondamentali che caratterizzano i cottage inglesi di campagna. Nel primo video, che vi invito a guardare qui sul mio canale se non l'avete già visto, ho parlato di 6 elementi strutturali che accomunano gran parte dei cottage inglesi, pur nella loro varietà di stili e tipologie. Questo video invece è dedicato al cosiddetto cottage decor, cioè a quegli elementi decorativi e di arredamento che caratterizzano l'interno di un cottage di campagna. Ora, in realtà anche questo video sul cottage decor è solo la prima parte, perché quando mi sono messa a lavorare su questo tema mi sono resa conto che le cose da dire sono davvero tante e un video solo sarebbe diventato troppo lungo e probabilmente anche un po' pesante. Quindi, se questo tema vi interessa, tenetevi pronti per una seconda puntata. Adesso, prima di entrare nel vivo dell'argomento, voglio fare una premessa importante. Quando si parla di cottage decor, ci si riferisce a uno stile relativamente recente, tendenzialmente successivo alla metà del 1800, che non si identifica necessariamente con quello che era lo stile originario dei cottage inglesi di campagna. Come ho spiegato in tanti miei video, i cottage di campagna risalgono quasi tutti al periodo compreso tra il 1300 e la fine del 1700 e sono nati come umili abitazioni di contadini e artigiani. Queste case quindi all'epoca avevano un arredamento decisamente minimalista, per non dire spartano, con pochi mobili, praticamente solo quelli essenziali, pochissimi soprammobili e senza stanze vere e proprie adibite a bagno e a cucina. Il camino principale, di solito un inglenook, veniva infatti utilizzato non solo per riscaldarsi, ma anche per cucinare e per riunire tutti i membri della famiglia attorno al fuoco nelle sere invernali, che qui in Inghilterra possono essere davvero lunghe e fredde. Solo a partire dalla fine del XIX secolo i cottage sono diventati quelle case piene di oggetti esposti, tendine, cuscini fiorati e cucine rustiche dai colori pastello che tutti oggi noi associamo a quell'immagine idealizzata di un cottage inglese di campagna. Chiarito questo punto importante, il primo elemento decorativo di cui voglio parlare sono i colori. I cottage sono spesso colorati all'interno con tinte naturali o pastello, crema, giallo ocra, terracotta, ma anche celeste chiaro, verde salvia e rosa pallido. Queste tonalità non solo creano un'atmosfera calda e rilassante, ma donano a queste case un aspetto decisamente romantico e direi da fiaba. Io amo molto queste tinte e quando ho rinnovato il bagno del mio cottage ho scelto proprio il verde heritage e il rosa pallido.
a cui ho abbinato delle tende con motivi floreali che richiamano proprio questi colori. Insomma, ho cercato di creare un bagno romantico in puro stile cottage. Un altro elemento tipico del cottage decor sono i mobili in legno. Il legno è di per sé un materiale che scalda la casa e si sposa perfettamente con le travi esposte che caratterizzano gran parte dei cottage inglesi. Spesso i mobili che arredano i cottage di campagna sono mobili antichi o vintage, mobili che donano alla casa carattere e direi un fascino speciale. Una delle passioni degli inglesi che vivono in campagna è proprio girare per mercatini e negozi di antiquariato alla ricerca di pezzi unici o particolari. E questi mercati e negozi sono molto diffusi nella campagna inglese. Io vado spesso a Petworth, una graziosa cittadina nel West Sussex, a circa 40 minuti da casa mia. Petworth è famosa proprio per i suoi tanti negozi di mobili antichi e per il mercato permanente dell'antiquariato, e proprio lì ho acquistato questa libreria di quercia intarsiata e questa panca da chiesa. In inglese queste panche si chiamano pew e si vedono spesso anche nei tipici pub di campagna. Ora, per un perfetto cottage decor alcuni mobili sono un must, cioè non possono assolutamente mancare. Tra questi ci sono sicuramente il tavolo farmhouse, cioè il tavolo tipico delle fattorie di campagna, tipo questo, la credenza, detta dresser, con piatti e servizi da tè esposti, e l'orologio a pendola antico. Io adoro questi mobili e ho cercato di inserirli nella mia sala da pranzo, nonostante lo spazio limitato. Un altro elemento decorativo che colpisce subito quando si entra in un cottage inglese di campagna è la grande quantità di cuscini, tappeti, tende e coperte colorate che si trovano praticamente in ogni stanza e che creano un'atmosfera calda e accogliente. In genere questi accessori sono realizzati con materiali naturali come il cotone, il lino o la lana, e spesso hanno bellissimi motivi floreali o botanici, ma anche immagini di animali tipici della campagna inglese, come, che ne so, pettirossi o volpi, fagiani o lepri. Tra i tessuti più popolari per i cottage ci sono sicuramente quelli di William Morris, uno dei designer inglesi di fine Ottocento più famosi al mondo. I suoi motivi ispirati alla natura sono ancora oggi molto di moda e sono un classico senza tempo. Ora, a me lo stile Morris piace tantissimo e infatti entrambe le tende della mia sala da pranzo, cioè di questa stanza dove mi trovo adesso, e del mio salotto sono di Morris. Questo cuscino, che vedete qui ad esempio, è un tessuto Morris ed è uguale alle tende. È un colore che mi piace molto perché si abbina perfettamente con i mobili antichi di quercia. Tra l'altro, come spiego nel mio video dedicato alla storia dei cottage inglesi, di cui trovate il link qua sopra, Morris è stato uno dei massimi esponenti di quel movimento culturale che a partire dall'inizio dell'Ottocento ha promosso un ritorno ai valori tradizionali della campagna, contro quelli che erano gli orrori e le disuguaglianze prodotte dalla rivoluzione industriale. Ora, sempre parlando di brand che propongono uno stile adatto ai cottage, una designer più moderna, di cui mi sono innamorata recentemente, è Susie Watson. Susie Watson è una stilista inglese che disegna e produce non solo tessuti, ma anche mobili, piatti, tazze, piastrelle e in generale oggetti per l'arredamento della casa. Questa designer mi piace perché propone uno stile country chic tradizionale, ma, come dire, rivisitato in chiave moderna. Io l'ho scoperta per caso, un giorno mentre passeggiavo nella cittadina di Osford,
che è non lontana da qui, alle porte di Winchester, ho visto uno dei suoi negozi monomarca e sono rimasta colpita dalla bellissima vetrina. Da allora ogni volta che ci passo mi fermo a curiosare e spesso finisco anche per comprare qualcosa. I cuscini e le coperte del mio salotto sono proprio di Susie Watson, così come le piastrelle della cucina e la tenda del bagno. Questo brand utilizza esclusivamente tessuti naturali, come appunto il lino o il cotone, la lana, e ha un'ampia scelta di colori e fantasie. Ora, voglio precisare una cosa per evitare fraintendimenti. Non vi sto dicendo tutto questo perché ho accordi commerciali con Susie Watson o con altre aziende per sponsorizzare i loro prodotti. Vi parlo semplicemente di brand che conosco, che sicuramente sono in linea con il cottage decor e che a me piacciono particolarmente, al punto che li ho scelti per arredare il mio cottage. Ma insomma, se vi piacciono i tessuti, nei cottage avete solo l'imbarazzo della scelta. Infine, una delle caratteristiche di arredamento che maggiormente caratterizza i cottage è il fatto che queste case sono sempre sovraccariche di oggetti. Quando si entra in un cottage tradizionale, soprattutto direi in un cottage della campagna inglese, tipo questo, è difficile vedere spazi vuoti. Le pareti sono coperte da quadri, quadretti, specchi e a volte anche piatti decorativi. I divani sono pieni di cuscini colorati, coperte di lane a quadri. I mobili sono carichi di soprammobili come orologi, fotografie, candele, animali in ceramica o legno e soprattutto tazze da tè e piatti in tipico stile inglese. Si vedono tende a fiori e lampade un po' ovunque. Queste ultime di solito col paralume in tessuto, spesso plissettato, tipo quella là, e con il gambo in legno. Poi ci sono tantissimi libri ovunque, sulle mensole, in piccole o grandi librerie, a volte anche sulle scrivanie o sulle credenze. I quadri spesso ritraggono figure di animali come cani o cavalli, tipo questo quadretto, che tra l'altro ho trovato proprio in un negozio di antiquariato, ma anche composizioni floreali o in generale scene tipiche della vita di campagna. In effetti anche il mio cottage è così, come potete vedere, pieno zeppo di roba dappertutto. Ormai non riesco più a comprare niente perché anche quando vedo un soprammobile o un quadretto che mi piace, poi alla fine mi dico: ma dove lo metto? E lo lascio lì. Per fortuna la mia gattina Lilibet è davvero un angelo e nonostante la mia casa sia un invito a far danni, finora non ha rotto niente. Finora. Allora, questi sono i primi 4 elementi decorativi che caratterizzano molti dei cottage inglesi di campagna e che rientrano in quello che si definisce il cottage decor. In generale possiamo dire che il fascino irresistibile dei cottage deriva proprio dal fatto che quando entri in queste case non c'è niente che sembri nuovo. Tutto, a partire dall'ossatura della casa, sa di autentico, di vissuto e a volte anche un po' eccentrico, direi. È uno stile inconfondibile che per me, ma direi non solo per me, è assolutamente affascinante. A voi piace lo stile cottage? Avete qualcosa nella vostra casa che vi ricorda questo stile? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Un caro saluto e a presto con il prossimo video in cui vi parlerò degli altri 4 elementi fondamentali del cottage decor. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di condividere questo video sui vostri social. Ovviamente, se il contenuto del video vi è piaciuto e pensate che possa piacere anche ad altre persone. Grazie e ciao!